Buona domenica a tutte. Oggi sono super felice perché venerdì c'è stata la live, vi è piaciuta moltissimo. Sono contenta perché ho parlato con voi, ma sono in chat. Vi ricordo che potete trovare insomma le foto, le anteprime su Instagram e anche sul gruppo di Facebook, sempre Luana Dolci Riflessi, insomma quello trovate, uncinetto, Dolci Riflessi, neanche ricordo il nome giusto, insomma va bene. Allora, tante cose da dirvi, anche se ho chiacchierato tantissimo venerdì con voi, più di un'ora, e sono stata contenta, mi avete fatto tante richieste, ci siamo fatte compagnia, sono super felice. Allora, ho tante cose da dirvi perché, allora, sto facendo la maglia. Come al solito, non mi è mai successo di essere in ritardo, di solito sono sempre in anticipo. Allora, credo che, allora l'ho detto 200 volte, ma lunedì ci sarà un altro progetto, questa è quasi finita, per questa sera ho finito al 100%, però intanto ve la faccio vedere, mancano poi le maniche, un pezzettino sotto dal uncinetto. Siete curiose? Mi avete chiesto Luana per la domenica, il video della domenica, facci vedere insomma come va la maglia, eccola qui. Mancano le maniche. Adesso io ho fatto per quanto riguarda la circonferenza seno, ho aumentato comunque, tutte le spiegazioni ci sono sul tutorial, mi raccomando, potete insomma realizzarla in tutte. Mamma mia, quanto è bello questo filato, io ne sono innamorata e vi lascio sempre il link sotto. È forato per chi non ha visto la live, qui laterale è tutta forata, è forata qui al centro solo, volevo farlo più lungo ma poi insomma ho deciso più piccolino, bella scolata come vi avevo detto, poi abbiamo deciso di aggiungere il collo, ma in realtà non so neanche se poi mi basta perché con questo sto finendo la parte del corpo del maglione, ma poi devo fare le maniche. Non so se mi resta proprio per il collo o devo prendere un nuovo, un altro, un altro, un'altra locca. Io la prossima volta che registro, che faccio la live o ecco, faccio il video devo stare con l'acqua vicino perché io mi strozzo continuamente. Non lo so, forse potrebbero essere i termosifoni che non sono poi altissimi, però bello, con questi colori accesi. Avete visto l'albero? Il mio albero è strettissimo e alto fino su al soffitto, cioè è slim. Prima avevo un albero che era largo 2 metri, molto largo e alto. Abbiamo deciso per quello slim, che poi io decoro tutta casa, per cui insomma ci sono tante decorazioni. Allora c'è qualcosa di che poi mio figlio ha messo. Non si vede comunque qualcosa che ho fatto io, ce l'ho messo i campanelli, i gnomi, poi adoro i gnomi, i cuori di legno, insomma mi piacciono tantissimo queste cose e così questo è il mio alberello. Allora, vi dicevo della maglia, lunedì non credo, sarà sorpresa o lunedì o venerdì, insomma, qua è terminata con oggi, termino, poi devo fare le foto, devo fare tutto quanto e poi ci sarà anche nel blog, perché ho un po' abbandonato il blog in questo periodo perché ho fatto 3 tutorial settimanali, sinceramente fare anche il blog era impossibile, però almeno vi aggiungo qualche spiegazione in più, perché quando ci sarà il tutorial ci sarà anche sul blog insomma, qualche cosina in più da dire. Quello è più un diario sul mio blog che diciamo non c'è proprio la spiegazione che l'andate a vedere sul tutorial, ma c'è diciamo, vi spiego il filato, vi metto delle foto in più, delle indicazioni in più che non ci sono e a volte anche lo schema che se lo trovo nel web, insomma ve lo ricondivido. Poi abbiamo parlato dei calzini. Io intanto volevo insomma direzionarvi sui ferri per quanto riguarda i calzini, invece no, me l'ha richiesto proprio l'uncinetto. Io non sono espertissima per quanto riguarda i calzini, però insomma sto studiando così. Probabilmente mercoledì calzini, dovrei fare in tempo per mercoledì così riesco a fare maglia, qualcosina per Natale e anche i calzini, così ho fatto tutte le richieste in una settimana.
anche perché la maglia dobbiamo essere veloci, perché poi insomma la vogliamo mettere alle feste o anche per Capodanno, perché no, è bella, guardate che luce, no, mi piace tantissimo, piace anche a voi, me l'avete detto, è veramente bellissima, molto, e poi morbidissima, è una nuvola. Ah, una nuvola. Allora, per i calzini avevo pensato, nella diretta ne abbiamo già parlato, avevo pensato con il Goya, che è lana a 84% e acrilico il 14%. Credo insomma che dovrebbe andare bene per i calzini e uncinetto 5,6, ferri 6,7 a 200 metri. Allora, credo che lo farò di questo colore, ma ho anche altri colori, per cui li possiamo fare in azzurro o anche il tramonto che è molto bello, però alcuni fila, ah come si vede bene, si vede benissimo. Allora ho anche altri colori, ma se non sbaglio alcuni colori sono terminati, ma credo che dovrebbero riassortire, per cui questo è uno dei filati che non ci può mancare per fare il maglione, per fare anche quando realizzerò il cappello col punto brioche unisex, veramente è un filato spettacolare, bellissimo, mi piace molto. Allora, poi sicuramente mi avete chiesto da bambina di fare un poncio, già c'è nella playlist un poncio che avevo realizzato per mia nipote, allora ne facciamo un altro, casomai lo possiamo fare con la cake, questa adesso ce l'ho nera, è nera però la possiamo fare, io ho il rosa e sì, il candy anche, per cui questo mi piace molto. E in molte me l'avete chiesto, che poi insomma come volete voi, anche il cappellino da bimba, questa è sfumatura stampata in decollete 25% lana e il 58% acrilico e 17% poliamide. 100 grammi, 250 metri, ferri 5,7, uncinetto, scusate, non vengo niente, 4 e 6. Anche questo qui, insomma, progetti per prima di Natale, fatemi sapere, perché come ho detto venerdì abbiamo già fatto tante sciarpe, cappellini, insomma, io mi sono anticipata prima, molto prima, questi progetti proprio perché per i regalini di Natale. E molte mi avete ringraziato perché insomma vi siete a una signora adesso che ricordo mi ha detto ci ho fatto la sciarpa buona, avrà fatte tantissime per regalare a Natale, sono proprio contenta, quella sciarpa è piaciuta tantissimo, l'ha presa la mia mamma quando è venuta, gli è piaciuta molto, l'ha presa lei, è molto pratica perché si mette davanti, io non ce l'ho più, l'ha presa lei davanti e poi si gira, è molto pratica, mi piace molto quella sciarpa, ne farò sicuramente un'altra variando il punto. Poi vediamo un po', scialle, mi avete chiesto allora a me scialle, avete ragione, sono rimasta un pochino indietro anche con le scialle. Faremo anche lo scialle, insomma, tanti progetti questa settimana. Come state con i regali di Natale? A che punto siete? Visto che oggi è domenica possiamo parlare un pochino di tutto, un po' di maglia, di uncinetto, quello che sia. Per quanto riguarda la maglia, diciamo allora, ma questi ferri li hai presi? No, ancora non li ho presi. Speravo in un regalo di Natale, ma credo che la mia famiglia ci capisce ben poco per quanto riguarda ferri, io quantomeno meno di loro. Vediamo, insomma, sì, non ci saranno tutorial, lo sottolineo, sul mio canale niente tutorial di ferri, per carità, non ci capisco nulla, ma possiamo parlarne insieme e fare qualcosina, insomma, per divertirci. Molti signori mi hanno detto che non li sanno fare, io neanche, iniziamo insieme e ci divertiamo un po'. Dedicheremo un giorno o 2 giorni al mese, ma semplicemente come divertimento. Ecco, però possiamo sempre approfondire con i libri e con tantissime anche youtuber che ci sono e insomma approfondire il discorso. Allora, poi ecco, dicevo dei regali di Natale, io ancora non ho fatto niente, non ci sono regali ancora sotto l'albero. Io quando decido di andare a fare i regali, parto e li faccio tutti. Vado determinata e decisa di quello che ho voglia di regalare, e poi lo faccio. Anche perché le cose di uncinetto che ho preparato, e diciamo che mie sorelle e mia mamma si sono già prese tutto quello che volevano, vengono, dicono, questo è mio, per cui insomma aggiungere qualcosa, quanto mi piace. Questo è il filato, insomma poi ve lo metto sotto, stavo dicendo un filato che non c'entrava nulla, è il Bang.
non vorrei dire, tanto io mi invento i filati, c'è poco da fare, per cui dico una cosa per un'altra, è meglio che taccio, ecco. Però ve lascio il link sotto, va bene? Questo mi piace tanto, che avevo fatto anche un poncio, bellissimo, molto largo, e anche quello se l'è preso, io l'ho messo una volta o due, è venuta la scorsa settimana mia sorella che l'avevo tirato fuori, dice ma quanto è bello, poi lei insomma ha un fisico diverso dal mio, e gli stava benissimo, dice no questo me lo prendo io, va bene, chi dice di no, per carità, va benissimo. Allora, non so, altre cose, io ne ho sempre una montagna di cose da dire. Infatti i miei figli dice che cosa ci facciamo per Natale? Se te lo dico che sorpresa è, insomma, poi bello poi scartare, anche se io ripeto, mi faccio quella playlist su Amazon, so, una sbirciatina, possono andare a guardare qualche libro, ecco. Questo lo dico ogni volta, poi vi faccio sapere se mi sono arrivati i libri oppure no, eh. Non la vedo proprio tanto bene. Allora, ho altri filati da prendere non credo, mi avete detto Luana quali filati sceglierai in futuro, insomma, questo periodo l'ho lavorati veramente quasi tutti quelli, insomma, sia nuovi, l'ho lavorati tutti, abbiamo fatto tutti i tutorial. Invece quelli, insomma, dell'anno scorso ho lavorato il Reiki, il Like, insomma, ne ho lavorati un bel po'. Questo no, non l'ho ancora fare qualche progetto. Mi sembra che ho anche il bordeaux di questo filato molto, molto bello. E cardigan, anche dei cardigan, poi avevo detto del cappello, mamma mia, una montagna di cose in mente. Io non so se voi siete come me che andate a 2000, ecco. Ah, il filato questo che adoro. Questo è bellissimo al Dolly. Uno dei filati più belli anche di questa stagione, è un 100% lana, è bellissimo. E poi quando è lavato è incredibile. Poi ho fatto quel cappello veramente molto carino e particolare, mi è piaciuto molto. E per i progetti di Natale ci saranno per la tavola il sottopiatto, che quello l'avevo promesso, e abbiamo quanti tutorial ancora? Credo di Natale, due o tre, e poi abbiamo insomma terminato. Mi è piaciuto molto creare una sezione per il Natale perché non c'era. Diciamo che lo stiamo insomma mettendo bei tutorial ricchi. E ho visto poi nel gruppo che avete realizzato molte cose in Natale, le campanelline, il fuoriporta, insomma tante cose. Sono contenta che vi sono piaciute anche della scelta, anche gli gnomi mi sono piaciuti, semplicissimi, veloci. Infatti il mercoledì faremo cose super veloci, senza insomma fare dei progetti complicati di calcolo, di campioni, insomma qualcosa di libero. Per l'anno nuovo ho tante idee e spero di poterle fare tutte perché sono tante e ho in mente di fare una nuova rubrica per quanto riguarda i ferri. Quello della domenica vi piace e sono contenta perché a parte io sono in chat e vi rispondo, insomma, sono presente e mi piace perché diciamo che è un argomento libero, no? Parlo di qualsiasi cosa e quando siamo invece in diretta diciamo che comandate voi, ecco, in base alle domande che fate, a quello che volete vedere. Io insomma sono sempre piena di filati per farveli vedere e mi piace tantissimo, insomma io mi diverto un mondo, è questo, divertirsi e condividere insieme una passione. Oggi sono romanticona, ecco. Allora non sopporto molto le persone che si toccano i capelli, spesso succede, so avete visto quelle guru del make-up, no? Stanno sempre a sistemarsi i capelli e mi sono accorta che lo faccio anch'io, ma lo faccio perché quando mi guardo ho tutti questi capelli che si alzano, chissà perché li sistemo, dico mamma mia sembro una befana, ecco, devo aspettare il 6 gennaio, però sembra una befana, va bene. Altre cose che vi dico, ho tante cose per la testa,
tante e a volte non riesco a farle tutte. Questa settimana adesso è piena perché avevo in mente poi di farvi sì il progetto piccolo, ho i calzini, i 3 progetti li facciamo, ma volevo fare un'altra live con voi. Prima di Natale altre 2 live le volevo fare, o le organizziamo di sera, lo dico sempre, poi parto di pomeriggio, anche perché mercoledì pomeriggio sono impegnata con Alessio per alcune insomma visite, insomma niente di che, ma sono impegnata e potrei farla di sera forse, perché il pomeriggio non faccio in tempo, per le 4 è proprio impossibile, ho l'appuntamento insomma nel primo pomeriggio, è proprio impossibile. E per cui possiamo farla casomai di sera alle 9, insomma siamo una mezz'ora insieme, se mi prendo a chiacchierare come l'altra volta è finita, mi devo mettere il timer, infatti ho detto passiamo un quarto d'ora, una mezz'ora insieme, un'ora, non finivo più. Io voglio sapere che dolci preparate voi per Natale. Questa è una cosa che voglio sapere, io sono appassionata di fare i dolci, mi piace. Allora, noi prepariamo in casa i colustri che sarebbero poi in un altro nome, poi si chiamano, adesso non mi viene, sono quelle, è una, diciamo, una pasta che si frigge, diciamo tipo a rosa, poi ci si mette, si tritano le, no, le nocciole, le noci e poi ci si cola sopra tutto il miele. Quelli a noi è tradizione e non devono mancare assolutamente. Allora, ogni tanto le fa mio papà, che a lui gli piace fare la pasta, gli piace fare i dolci e quest'anno perché ha avuto l'intervento sulla mano credo che toccano a me. Però mi piace, li faccio, mi piace la pasta di mandorle, sono bravissima con la pasta di mandorle, farò quelle, farò i tozzetti, sono quei biscotti con le nocciole dentro, quelli. E poi i classici che con mio figlio la pasta frolla va fatta assolutamente e poi dei pasticcini di frolla montata, ecco, quelli non li facciamo sempre, specialmente quando è Natale, noi il pomeriggio è tè. Dopo un pranzo che si finisce alle 5 del pomeriggio, puliamo la tavola, tutto quanto, noi ci dobbiamo fare il tè. Non manca mai, non manca mai. E la vigilia di solito, ecco, a casa mia è per il pesce, che io adoro cucinare il pesce. Insomma, questi sono i dolci della mia casa. Io voglio sapere i vostri, se avete qualche ricetta particolare, poi io vi do le mie. Casomai vi faccio poi le foto, vi faccio casomai vi registro qualche foto dei dolci di quelli che preparo, anzi devo andare a prendere tutti gli ingredienti e la farina di mandorle. La farina di mandorle va presa assolutamente perché quella che frulli non vengono bene le mandorle perché poi tirano fuori quell'olio, per cui bisogna mettere un po' di zucchero a velo per non o un po' di amido, credo anche di fecola, insomma alcuni ci mettono qualcosa per assorbire un po' d'olio e poi non vanno frullate per tanto tempo. Allora mi scoccia questa cosa, la compro proprio la farina di mandorle, faccio prima e preparo proprio la pasta di mandorle. Sono i classici che poi si infornano con poco, con 10 minuti e sono pronti con la mandorla dentro, mamma mia. Già prenderò 20 kg. A parte io a Natale non mangio mai perché il fatto di stare già in cucina e va bene. Però io evito di mangiare a Natale, non mangio tantissimo, no, neanche i dolci. A me è il dopo che mi crea il problema. Avere i dolci in casa, allora quello mi crea di più il problema. Con i dolci fatti in casa io vado pazza. Quelli confezionati neanche li guardo, io non ci faccio, ma quando i dolci fatti in casa, la crostata fatta in casa, poi con, che ne so, con le marmellate, proprio quelle che casarecce, ma io impazzisco per queste cose, per cui mamma mia, devono stare lontano da me. Poi i dolci che faccio io non li mangio, se li fa mia sorella è finita. Ecco, speriamo che quest'anno mia sorella non li fa, ma li fa. E per cui fa dei torroni al cioccolato mia sorella, incredibile. Infatti quest'anno ho detto non li prendiamo i torroni, tanto li fai tu, ma fa dei torroni al cioccolato, mamma la gianduglia, mamma mia.
è dura a Natale, io non so voi, ma è molto dura. Fatemi sapere le vostre tradizioni, che cosa preparate di dolci. Poi è bello anche regalare, eh. Mi piace proprio fare le confezioni e regalare i dolci che preparo. Sì, poi io ne faccio sempre industriali, proprio, non lo so, per tutto il vicinato. C'era un periodo che prendevo chili e chili e chili, poi non sapevo come smaltirli. Poi piacciono, insomma, regalare i dolci fatti in casa. Va bene, oggi ho parlato di dolci, ma insomma ci sta, insomma, prima di Natale. Fatemi sapere se avete preparato già i regali di Natale, io sono sempre ultima. Ecco, allora io vi saluto perché chiacchierano sempre tantissimo, già sono arrivata a 20 minuti, dici, ma mamma mia, ma allora quanto chiacchieri? Però ci facciamo compagnia di domenica, per cui oggi pomeriggio adesso si fa il pranzo, si prepara il pranzo della domenica e poi insomma si esce per acquisti, eh. Vediamo che cosa, poi vi dico che cosa sono andata a prendere. Oggi, sì, oggi pomeriggio è proprio gli acquisti, ho le idee chiare di cosa devo prendere e poi vi farò sapere, ecco. Forse anche i ferri vado a prendere, vediamo, vi faccio qualche foto. Allora, un bacione a tutte, vi saluto, seguitemi anche su Instagram e anche sul gruppo, iscrivetevi su Dolci Riflessi Uncinetto, insomma mi trovate. È un gruppo veramente carino, insomma condividiamo diciamo la creatività a 360 gradi, coi ferri, uncinetto, qualsiasi cosa è creatività, a noi va bene tutto. Allora, un bacione a tutte, un bacione grande grande, ci vediamo domani, lunedì con un tutorial, mercoledì chissà, forse una live e poi venerdì. Un bacione con lo scrocchio.